lascia che ti chieda, ti sei mai sentita come se stessi investendo tutto in qualcuno, mentre ricevevi quasi nulla in cambio? Hai mai avuto la sensazione che i tuoi sforzi fossero invisibili, che la tua presenza fosse solo una comodità e non una priorità? Uno dei più grandi errori che le donne fanno è cercare di costruire qualcosa di solido con uomini che, in realtà, non sono completamente impegnati con loro. Questo crea un ciclo di dubbi, ansia e relazioni profondamente sbilanciate. Ma se ti dicessi che c'è un modo per cambiare tutto questo? Benvenuta su Emozioni e Connessioni. Qui sveliamo i misteri delle emozioni e ti aiutiamo a creare connessioni autentiche. Ora, ho bisogno della tua totale attenzione, perché quello di cui parleremo oggi potrebbe cambiare completamente il modo in cui vivi le tue relazioni. In questo video, imparerai come uscire dal ruolo di opzione e diventare la priorità. Sembra interessante, vero? Allora resta con me fino alla fine, perché le risposte che stai cercando iniziano ora. Hai mai provato quella sensazione fastidiosa di dover lottare da sola per mantenere una relazione? Come se ogni tuo gesto venisse ignorato e ogni sforzo provenisse solo da una direzione. Ora, fermati un momento e pensa, lui ti fa davvero sentire importante, o è presente solo quando è comodo per lui? Parliamo dei segnali. Cancella spesso i piani. Promette il mondo e poi dimentica che esisti. E quel tutto lo sforzo che fai, quell'attenzione ai dettagli, i momenti in cui rinunci a qualcosa per lui, o senti che questo viene apprezzato, o sembra che pensi che sia un tuo dovere. Peggio ancora, ti critica. Piccoli commenti, a volte mascherati da battute, ma che lasciano un segno. E quando cerchi di condividere qualcosa di importante, i tuoi sogni, paure o anche le cose che fanno vibrare il tuo cuore, lui sembra quasi non prestare attenzione. Ti suona familiare? Perché, se sì, è il momento di affrontare la verità, potresti essere intrappolata in una relazione unilaterale, dove lui semplicemente estrae senza dare nulla in cambio. Ma calma, perché identificare questi segnali è il primo passo per cambiare il gioco. E voglio chiederti, fino a quando accetterai le briciole? Fino a quando permetterai che lui tratti il tuo tempo e la tua energia come qualcosa di garantito? E la cosa più dolorosa di tutte? Il modo in cui ti fa mettere in dubbio il tuo stesso valore. Non si tratta solo di ciò che fa o non fa, ma di come ti fa sentire, insufficiente, insicura, come se stessi sempre cercando di essere abbastanza per qualcuno che non vedrà mai il tuo vero splendore. È giusto per te? Meriti di più che essere una comodità nella vita di qualcuno. Le relazioni devono essere una via di comunicazione reciproca, dove impegno, rispetto e affetto fluiscono da entrambe le parti. Ma, se lui agisce come se le tue esigenze fossero un peso o come se dovessi essere grata per ogni piccola attenzione, è il momento di riflettere, davvero ti merita? Pensa a questo, perché la scelta di essere trattata come una priorità è nelle tue mani. Ora, lascia che ti faccia una domanda semplice ma potente: stai ricevendo lo stesso che stai offrendo? Pensa ai piccoli gesti, quel buongiorno che invii ogni mattina, le parole di supporto nei momenti difficili, o anche quelle volte in cui metti da parte le tue priorità per essere presente. E allora? Questi gesti vengono ricambiati? Ecco il problema, spesso ci accontentiamo di briciole in cambio di un banchetto di dedizione. E sai cosa succede quando accettiamo meno di quanto meritiamo? Insegniamo all'altro che può impegnarsi al minimo e ottenere comunque tutto ciò che vuole. Questa è la ricetta per uno squilibrio che cresce col tempo. La soluzione? Stabilisci i tuoi standard e comunicateli chiaramente. E, cosa più importante, sii disposta a allontanarti se lui non risponde. Perché, a volte, l'unico modo per trasformare la tua dinamica di vita è dimostrare che non hai paura di perdere qualcuno. Questo non è debolezza, è forza. È riconoscere il tuo valore e rifiutarsi di accettare meno di quanto meriti. Dopotutto, chi ti apprezza veramente, non ti lascerà mai andare. La reciprocità non è chiedere troppo, è il minimo. È una questione di equilibrio, di una danza in cui entrambi fanno passi nella stessa direzione. Quando ti dedichi a qualcuno,
È naturale voler sentire che questo impegno viene apprezzato e ricambiato. Ma, se ti ritrovi costantemente a portare da sola il peso della relazione, qualcosa non va. La verità è che non devi né puoi accettare briciole mentre offri tutto te stessa. È difficile, lo so. A volte, la paura di sembrare esigente o di perdere qualcuno ti fa accettare meno di quanto meriti. Ma pensa a questo, se l'altra persona non è disposta a dare il minimo per farti sentire amata e apprezzata, ne vale davvero la pena continuare? Non si tratta di creare un gioco o misurare ogni gesto, ma di capire se c'è un impegno genuino dall'altra parte. E qui arriva la parte più potente: quando stabilisci limiti e mostri che conosci il tuo valore, cambi la dinamica. Questo costringe l'altra persona a riflettere su quanto sei importante. Chi ti vuole davvero, si adatterà. Chi non ti vuole, semplicemente non merita il posto che occupa nella tua vita. Sii coraggiosa. Dà a te stessa la possibilità di vivere relazioni equilibrate, in cui l'amore e la cura fluiscono in modo naturale e autentico. Ehi, prima di continuare, ho una richiesta veloce per te. Se stai apprezzando il contenuto e senti che sta facendo la differenza, iscriviti su Emozioni e Connessioni. Qui, abbiamo sempre qualcosa di nuovo e prezioso da condividere, e non vorrai perderti i prossimi consigli che trasformeranno il modo in cui ti connetti con gli altri. Quindi, approfitta e clicca su iscriviti. Insieme, costruiamo una comunità di trasformazione e autoconsapevolezza. Parliamo di qualcosa di essenziale per ogni relazione sana: l'equilibrio tra familiarità e mistero. Può sembrare semplice, ma credimi, questo è uno dei segreti più potenti per mantenere la connessione viva e autentica. Creare spazi nella relazione non significa scomparire o ignorare, ma permettere all'altro di sentire la tua assenza e apprezzare ancora di più la tua presenza. Perché, a volte, la vera magia accade quando sei fuori dal campo visivo. Non si tratta di fare giochi o manipolare i sentimenti. Si tratta di vivere la tua vita con indipendenza, con uno scopo: di dedicarti ai tuoi sogni e interessi. Quando fai questo, non solo rafforzi chi sei, ma invii anche un messaggio chiaro: la tua compagnia è un privilegio, non una garanzia. Questa assenza naturale fa sì che lui si fermi a riflettere su quanto tu significhi. Ecco un test che potrebbe cambiare tutto: chi davvero apprezza la tua presenza non rischierà mai di perderla. Se gli importa, si accorgerà del vuoto lasciato quando non ci sei e vorrà riempire quello spazio con dedizione. E se non lo sente? Beh, forse è il momento di rivalutare chi merita un posto nella tua vita. Non sottovalutare il potere di un piccolo passo indietro. A volte, è proprio quello che crea l'impulso per qualcosa di molto più grande. Quando impari a bilanciare familiarità e mistero, accade qualcosa di incredibile: la relazione guadagna spazio per respirare e crescere. Essere disponibili tutto il tempo può creare una sensazione di monotonia, dove la tua presenza viene sottovalutata. Ma, al contrario, quando mantieni la tua individualità e ti dedichi alle tue passioni, diventi non solo più interessante, ma anche più ammirabile. Questa distanza sana permette all'altro di vedere il valore della tua presenza e di impegnarsi per conquistarla ripetutamente. L'assenza strategica non riguarda fare il difficile per attirare attenzione. Si tratta di essere autentica con te stessa. È dedicare tempo a te, alle tue amicizie, ai tuoi hobby e alla tua crescita personale. Quando mostri che la tua vita non gira esclusivamente intorno a qualcuno, questo risveglia qualcosa di potente: il rispetto. Il messaggio che invii è chiaro: sei completa da sola, e stare con te è un privilegio, non una necessità. E ricorda, chi veramente ci tiene non aspetterà che tu sparisca per rendersi conto della tua importanza. Faranno di tutto per dimostrare che apprezzano la tua presenza ancor prima che tu pensi di allontanarti. Questo equilibrio tra essere vicina e dare spazio non solo rafforza la relazione, ma protegge anche ciò che è più importante: il tuo amore per te stessa e la capacità di vivere una vita piena, con o senza qualcuno al tuo fianco. Più che essere ammirata o lodata, il vero impatto che hai in una relazione sta nei sentimenti che susciti in lui. Non si tratta di come lui ti vede, ma di come si sente quando è al tuo fianco.
È qui che entrano in gioco pace, scopo e passione, i pilastri che sostengono un legame genuino e duraturo. La pace è quella sensazione di sicurezza, di sapere che lui può essere se stesso al tuo fianco. Si tratta di creare uno spazio dove gioia e tranquillità predominano, senza la costante tensione di conflitti o richieste. Quando lui sente che porti calma e armonia, la tua presenza diventa essenziale, qualcosa che non vuole perdere. Lo scopo, d'altra parte, va oltre le emozioni immediate. Si tratta di conversazioni che ispirano, di obiettivi condivisi che creano una visione per il futuro. È il tipo di connessione che dà profondità alla relazione, mostrando che state insieme non solo per convenienza, ma perché fate senso come una squadra. E, naturalmente, la passione, il terzo e forse il più viscerale dei pilastri. Questo include la chimica, il romanticismo e le dimostrazioni di affetto che mantengono la relazione viva e vibrante. Quando questo elemento è presente, lui si sente energizzato, attratto e costantemente coinvolto da te. Ora, pensa a questo, quando uno di questi elementi manca, il legame comincia a indebolirsi. E la chiave per mantenere tutto ciò è ricordare che suscitare questi sentimenti in lui comincia con te. Coltivare la tua propria pace, scopo e passione fa sì che tu trasmetta questi valori alla relazione, creando una dinamica irresistibile. Quando riesci a suscitare questi sentimenti in lui, non si tratta di manipolazione, ma di una connessione genuina e reciproca. La pace che porti nella relazione è qualcosa che lui sente profondamente, la tranquillità di stare accanto a qualcuno che lo fa sentire sicuro, senza pressioni o incertezze. Questa sensazione di essere accettato e compreso è trasformativa, creando una base solida per qualsiasi relazione. Quando entra in scena lo scopo, smettete di essere due persone che semplicemente convivono e diventate una partnership di vita. Le conversazioni che avete non sono vuote, ma piene di significato, di piani per il futuro e di supporto reciproco. Questo crea una sintonia rara, dove entrambi sapete che state investendo in qualcosa che vale la pena. E, infine, la passione, quella forza travolgente che mantiene la relazione eccitante e piena di vita. Quando tutti questi elementi sono presenti ed equilibrati, il legame tra di voi diventa indistruttibile, perché non si tratta solo di stare insieme, ma di ciò che costruite e condividete. Può anche fare uno sforzo temporaneo per impedire che te ne vada, ma è davvero amore quello sforzo? O è solo una reazione al disagio di perdere qualcosa che ancora considera prezioso, ma senza l'impegno reale di cambiare? La differenza tra comfort e sforzo consapevole è fondamentale qui. Molti uomini, nei momenti di crisi, fanno il minimo necessario per tenerti vicino, ma le loro azioni non riflettono un reale desiderio di evolversi nella relazione. Vogliono il comfort di avere qualcuno a disposizione, ma senza coinvolgersi profondamente, senza sforzarsi di soddisfare davvero le tue necessità emotive. Questo diventa evidente quando ti lasciano esausta e prosciugata, senza offrire lo stesso livello di dedizione. Ciò che accade è che, nel trovare conforto altrove, che sia nel lavoro, nelle amicizie o anche in un'altra relazione, finiscono per lasciarti indietro, come se la tua presenza non fosse più qualcosa da valorizzare. E la parte più dolorosa è che, mentre ti esaurisci cercando di accontentarlo e soddisfare tutte le sue necessità, lui si allontana, senza nemmeno accorgersi che il dispendio non viene solo da un lato, anche lui è responsabile della mancanza di reciprocità. Quello sforzo temporaneo, quel tentativo di trattenerti quando capisce che stai per andartene, è il riflesso di una paura momentanea. Ma ciò che conta davvero è la coerenza nello sforzo nel tempo. Il vero amore non si limita a gesti isolati che avvengono solo quando lui sente che potrebbe perdere quello che ha. Una relazione sana richiede una dedizione costante, dove entrambi i partner si impegnano allo stesso modo per coltivare ciò che hanno insieme. Ora, è importante riconoscere la differenza tra essere una priorità e essere un'opzione. Quando lui si accontenta di tenerti vicino in modo superficiale, mentre è più concentrato sul proprio comfort, questo non è amore, è comodità. Diventi un'estensione delle sue necessità, non qualcuno con cui lui vuole davvero costruire una vita. E questo, inevitabilmente, ti consumerà.
La chiave per rendersi conto di tutto ciò sta nel modello comportamentale. Se lui ti valorizza solo quando capisce che può perderti, e se il suo comportamento non cambia in modo consistente, significa che non sta investendo nella relazione come meriti. Puoi anche cercare di far funzionare la relazione, ma alla fine ti accorgerai che stai dando più di quanto ricevi. Non ingannarti, chi ti ama veramente te lo mostra ogni giorno, non solo quando il timore di perderti emerge. Ora, immagina la scena seguente: hai il potere di trasformare il modo in cui ti relazioni, non solo con gli altri, ma anche con te stessa. Sembra audace, vero? Ma, per diventare una priorità e non un'opzione nella vita di qualcuno, non basta sapere cosa fare. Devi praticare, mettere in azione questi concetti ogni giorno. Il cambiamento non avviene solo perché guardi un video o leggi un articolo, succede quando decidi di cambiare i tuoi schemi, le tue scelte, il modo in cui ti vedi e come ti poni nel mondo. Certo, cambiare non è facile. Richiede coraggio. Ma è essenziale per trasformare veramente le tue relazioni. Come ti valorizzi, cosa accetti, come definisci le tue aspettative, tutto questo influenza direttamente come gli altri ti vedono. E, ancora più importante, come ti trattano. È una scelta quotidiana, un passo alla volta, ma la trasformazione inizia dentro di te. Credi, perché le tue relazioni cambino, devi cambiare prima tu. Ora, voglio sapere da te, ti è mai capitato di trovarti in una di queste situazioni? Ti sei sentita un'opzione, invece che una priorità? Commenta qui sotto, raccontami la tua storia. Mi piacerebbe ascoltare la tua esperienza. E, se non ti sei ancora iscritta a Emozioni e Connessioni, approfitta per iscriverti e non perdere più nessun contenuto. Continuiamo insieme questo viaggio di autoscoperta e connessione autentica.